Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Esperienze Agghiaccianti. Ultimamente non lo faccio spesso sul canale principale, ma oggi parlerò di paranormale. Il mostro nell'armadio, quella creatura in agguato nell'oscurità quando ci mettiamo a letto la sera, è lo spauracchio dei bambini da tempi immemorabili. Risultano inquietanti anche a molti adulti, che possono sentirsi in qualche modo a disagio di fronte alle ante di un armadio aperte nell'oscurità. Dentro ci saranno solo i vestiti? E se quel buio inquietante occultasse un essere altrettanto inquietante? Qui di seguito esaminerò alcuni casi raccapriccianti di persone che hanno detto di aver vissuto fenomeni inspiegabili nel loro domicilio e che suggeriscono che i mostri nell'armadio potrebbero non essere solo il prodotto della fantasia di un bimbo. Ecco quindi terrore nell'armadio. 3 esperienze che non vorresti vivere. Una famiglia perseguitata. Il primo racconto è ambientato in Virginia ed è reso conto di un'esperienza vissuta da una coppia appena trasferitasi in una nuova casa nel 2010. La coppia afferma che subito dopo il trasloco abbia iniziato a sperimentare incubi molto intensi, realistici e terrificanti, diversi da qualsiasi cosa avessero mai visto prima e sorprendenti nella loro intensità. Più o meno nello stesso periodo, la loro giovane figlia iniziò a lamentarsi di rumori che provenivano da un grande armadio che confinava con il bagno e che si affacciava direttamente sul letto della stanza principale. Affermava altresì che, in un'altra occasione, qualcosa l'avesse spinta giù dal letto mentre dormiva. All'inizio si pensò per lo più all'immaginazione di una bambina, ma ben presto si sarebbe rivelata qualcosa di molto più reale e terrificante. Anche il padre cominciò ad avvertire il rumore e la strana presenza nell'armadio e appese un crocifisso nelle sue vicinanze per cercare di allontanarla. Quando gli chiesero maggiori dettagli in merito, il marito della coppia disse: «La zona dello sgabuzzino non riceveva mai la luce naturale ed era estremamente buia di notte. Potevo sentire che qualcosa mi stava guardando. Il crocifisso sembrava tenerlo fuori dalla stanza, ma dall'armadio poteva vedere tutto, osservare. Così ho provato con il classico «Vattene, questa è casa mia, ti ordino di andartene». Ma sentivo che questa cosa non andava proprio da nessuna parte, che non era affatto spaventata. Non si muoveva. Non molto tempo dopo trovammo una foto dei nostri figli sul pavimento. Risultava spaccata al centro della cornice, come se l'avessero tirato qualcosa addosso. Una sera, mentre guardavo la TV, mia moglie uscì per andare al lavoro e vidi un'ombra piuttosto grande volare fuori dalla camera da letto e poi fuori verso la macchina mentre lei se ne stava andando, quasi come se la stesse inseguendo. Quello stesso giorno mia moglie ebbe un ictus e rimase coinvolta in un grave incidente d'auto. Ancora oggi ne soffre le conseguenze. Dopo qualche settimana, tornando a casa dal lavoro, ricevetti la notizia che il padrone di casa aveva richiesto che ce ne andassimo da lì. In cuor mio ero felice, ma avremmo dovuto andarcene in fretta per non essere seguiti. Quasi messo fuori il piede di casa, mia moglie venne graffiata in faccia e dovemmo rimandare la partenza. Quella notte i rumori dell'armadio si sentirono molto più intensi, quasi feroci. Alla fine ce la facemmo e lasciammo la casa. Purtroppo, però, la presenza ci ha seguiti anche nella nostra nuova dimora, ma quest'ultima è molto più accogliente della precedente. Vi si respira un'aria di positività che sembra indebolire la presenza. La sentiamo ancora ogni tanto. Mio figlio dice di averla anche vista in cantina, ma cerchiamo di ignorarla. Non vogliamo alimentarla attraverso le nostre paure. Fin da piccolo sono stato a contatto con questo mondo. Ho incontrato diversi fantasmi nella mia vita, se così possiamo chiamarli, ma questo era diverso. Decisamente diverso. Di cosa si trattava realmente? Giocando a nascondino. Un'altra testimonianza ci viene dall'utente Reddit Oganesha, una vicenda successa nel 2005, quando era in quinta elementare. Quella sera stava giocando a nascondino con sua sorella per la casa, come facevano spesso per divertirsi.
In quell'occasione, però, la situazione si sarebbe fatta alquanto inquietante. La ragazza la raccontò così. Il corridoio dove stavamo correndo è così stretto da permettere il passaggio di una sola persona alla volta. Corro nella stanza e una volta arrivata lì ho subito questa sensazione di un'atmosfera pesante e buia. Mi fermo sulla porta, la luce è spenta, ma non l'accendo. Per qualche ragione ho la netta sensazione che quell'energia così cattiva proceda dall'armadio. Ma cammino verso la parete della stanza opposta a quella dove si trova il mobile e guardo sotto il letto. A metà strada sento: sono qui dentro, vieni a prendermi. La voce è quella di mia sorella, ma allo stesso tempo non lo è. La percepivo acuta, stridula, mentre la porta dell'armadio si apriva di 1 o 2 centimetri. Ero così dannatamente spaventata da non poter respirare. In fretta e furia corro nella stanza del computer e mia sorella è seduta proprio lì. Cercavo di parlare, ma ero così spaventata che non riuscivo a spiegarmi. Lei confermò di avermi visto e anche di aver sentito la strana voce provenire dall'armadio, ma mi disse che sarà seduta al computer paralizzata dalla paura fino al mio ritorno. Non aveva potuto fare nient'altro. Possibile che entrambe avessimo avuto la stessa allucinazione. Quelle sensazioni non potrei dimenticarle neppure se volessi, e per il resto della mia vita. Ritornato. E per finire, ecco la testimonianza di un utente del sito Your Ghost Stories, che nel 2002 si trasferì in un piccolo appartamento di una città semirurale. Descrive l'edificio come molto vecchio, con una porta dell'armadio nella sua camera da letto che non si chiudeva bene fino in fondo. Ma la sua prima sera lì tutto andò liscio. Questo sarebbe cambiato però quando la notte successiva cominciarono a verificarsi strani fenomeni nella sua dimora, che sembravano avere origine proprio da quell'armadio con la porta rotta. Ecco quello che raccontò a suo tempo. A un certo punto, nel mezzo della notte, l'anta dell'armadio iniziò a sbattere come se qualcuno l'avesse aperta con un calcio dall'interno, sbattuta contro il muro e chiusa di nuovo, diverse volte. Lo so perché è successo molte altre volte nelle settimane successive. Come potete immaginare, venni catapultata fuori dal sonno, in preda al panico. Mi misi in piedi a fissare la porta dell'armadio chiusa, terrorizzata e troppo pietrificata per cercare la luce nel buio. Probabilmente rimasi così per un buon quarto d'ora, prima di potermi muovere. Una volta accesa la luce, la lasciai così per il resto della notte. L'anta dell'armadio continuò a presentare lo strano fenomeno nelle settimane successive, accompagnata da luci che si accendevano nel mezzo della notte, porte che si chiudevano da sole, lo stereo che faceva quello che voleva, ante degli armadi aperti quando tornavo a casa dal lavoro e altre cose inspiegabili. Ero terrorizzata e non sapevo cosa fare. Un venerdì sera un amico venne a cena da me e gli raccontai tutta la mia situazione, ammettendo che avevo paura e che forse avrei dovuto già traslocare. Mi disse di non preoccuparmi e che avrebbe fatto una chiacchierata a lui con il mio fantasma. Io ero un po' a disagio, ma lui insistette. Mi versai un bicchiere di vino e andai fuori a sbirciare dalla finestra della mia camera da letto, mentre il mio amico si sedeva sul pavimento davanti al mio armadio aperto ed iniziava quello che sembrò essere un monologo di 15 minuti. Non volle dirmi che cosa gli disse, ma mi assicurò che i miei problemi sarebbero finiti. E così fu. Per 5 anni. Un lungo periodo di meravigliosa tranquillità. Ma non sarebbe finita lì. Nell'estate del 2007 stavo lavorando al computer nella mia camera da letto, ascoltando musica e godendomi la brezza attraverso la finestra, quando sentii un forte schianto dall'altra parte dell'appartamento. Corsi in cucina e trovai uno dei miei piatti da portata in ceramica che avevo lasciato sul bancone, distrutto in mezzo al pavimento della cucina, a circa 1,5 metri dal bancone. Quella fu la fine della pace. Per i successivi 10 mesi dovetti sopportare una quantità sempre maggiore di attività paranormali, che nemmeno il mio amico fu in grado di interrompere. Il mio ragazzo non si fermava nell'appartamento da solo per più di 5 minuti. E altri amici dicevano spesso di sentirsi a disagio, anche con altre persone intorno, quando venivano da me. Nella primavera del 2008 decisi di trasferirmi di nuovo in un'altra piccola città del Massachusetts
E da allora non ho sperimentato nulla che indichi che la mia casa attuale sia infestata. Quel che è certo è che ogni notte, prima di andare a dormire, non posso fare a meno di fissare per qualche minuto le porte del grande armadio a muro vicino al mio letto, sperando in cuor mio che mai e poi mai inizi a provare la sensazione che al suo interno ci sia qualcuno o qualcosa. Terrificante, vero? Ma possiamo credere alle storie di questi testimoni? Sia come sia, stanotte, prima di andare a dormire, butta un occhio verso le porte del tuo armadio. Se dovessero essere socchiuse, chiudi gli occhi e, spera anche tu di non avere la sensazione che al suo interno ci sia qualcuno o qualcosa. Oggi gli unici giudici di queste 3 storie sarete voi. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.